Ciao a tutti cari amici, buonasera e bentrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Allora, come potete vedere ho già preparato queste due varianti. Questa sera utilizziamo come testimonial della variante delle carte dell'oracolo dell'amore. Adesso vado a leggervi le frasi della prima variante. Allora, questa carta dice: è sicuro per te amare, apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema. Quindi la variante 1. La variante 2, relazioni delle vite passate, vi siete conosciuti in passato. Quindi questa è la seconda variante. Io vi invito a scegliere a distinto, quindi la frase diciamo che più vi colpisce, che sentite più vostra, e poi andiamo a vedere con l'oracolo del grande amore che cosa succede questa sera alla persona di cui volete la canalizzazione. Io partirei subito con la prima variante. Vi ricordo che se non vi è bastato il tempo potete fermare e stoppare il video. Metto qui la carta simbolo e andiamo subito a vedere con i nostri oracoli come va la situazione questa sera per le persone che hanno scelto la variante 1. Allora, qui abbiamo una persona che, diciamo, vi sta probabilmente donando il cuore, cioè almeno sta cercando di darsi da fare per aiutarvi in qualche modo con questa carta qui del cuore, oppure vi sta veramente dedicando il suo tempo, vi sta aiutando a costruire qualcosa, anche potrebbe essere qualcosa che riguarda la formazione per alcuni di voi, ma semplicemente anche una persona che è estremamente disponibile in questo momento nei vostri confronti. Vi sta proprio donando il cuore, lo sta facendo, sembra quasi con totale disinteresse, ha una speranza questa persona nei vostri confronti. Io vedo che quest'uomo vuole un nuovo inizio con voi, quello che desidera è proprio incominciare qualcosa e far fiorire questo rapporto. Vedo che è una persona probabilmente che non apre il cuore da moltissimo tempo. Attorno a sé sente una situazione di aridità affettiva e sentimentale, nonché emotiva, e ritiene che in mezzo a nulla voi siate uno splendore che si fa notare, che lui ama guardare, osservare, perché vi ritiene bellissime sia esteticamente ma anche qua probabilmente molto intelligenti. Non siete delle donne facili, questa persona l'ha capito, siete tanto belle quanto magari un po' difficoltose da gestire. È una persona che è fedele a questo pensiero che si è fatto nei vostri confronti, comincia a vedere uno spiraglio di luce e vuole che i vostri cuori si uniscano in modo diciamo permanente, perché sa che può nascere qualcosa di meraviglioso. Vedo però in centro della stesa mi esce questo semaforo arancione, quindi mi parla di una persona che è un po' prudente, probabilmente qua ci sono dei problemi economici di mezzo, o è questa persona stessa che ha dei problemi riguardante la sfera economico-finanziaria. Non escludo per alcuni di voi, dato che emerge anche la carta della sessualità, e quindi è una persona che comunque è interessata anche a livello erotico nei vostri confronti, ma qui o teme un po' il vostro interesse, cioè nel senso che ha paura o di sembrare una persona che vuole solo del sesso, o teme che voi pensiate questo e quindi si sente un po' frenato, però qui per alcuni di voi potrebbe riguardare proprio il fatto che c'è di mezzo un aspetto economico-finanziario o anche lavorativo. Quindi se per esempio lavorate con questa persona e avete anche dei ruoli parecchio diversi, magari uno è un titolare, l'altro è il dipendente o questioni del genere, vedo che questa persona è fortemente attratta, ma potrebbe riguardare appunto un blocco per
l'aspetto lavorativo. Potrebbe temere che lasciando scorrere questo rapporto in qualche modo ci possono essere delle ripercussioni a livello lavorativo per alcuni di voi. Per altri attenzione, perché questa persona potrebbe temere anche che voi gli state addosso un po' per i soldi o per il sesso, ma diciamo mi fa pensare di più per le donne questo, quindi se sono uomini che guardano maggiormente potrebbe riguardare questo aspetto. Andiamo a vedere se gli oracoli del vorrei dirti che aggiungono qualcosa per questa variante. Voglio che tu sia solo mia, quindi una persona che vi desidera veramente molto qui, per coloro che hanno scelto la variante 1. Ho intenzioni serie con te, qua dice la carta, infatti è sicuro amare, sei bellissima, voglio ricominciare con te, eccola qui, e sono molto stanco, quindi qui potrebbe essere anche un po' di tempo che questo rapporto va avanti e che non si sblocca. Qua ho bisogno di tempo, infatti l'ho appena detto 2 secondi fa. Quindi qua è una persona che comunque è molto attratta, vi desidera, ha delle intenzioni davvero molto serie, forse pensa che voi non le abbiate altrettanto e quindi un po' si sente frenato da questo. È una persona che vuole ripartire, è stanca probabilmente della situazione di aridità che ha in questo momento, ma probabilmente è stanca appunto perché sta aspettando da tanto di avere un riscontro con la vostra situazione. Andiamo a vedere i segni zodiacali. Qua abbiamo i segni di terra, quindi Vergine, Toro e Capricorno. Abbiamo la Bilancia. Il Capricorno qua è molto riconfermato. Andiamo a vedere altri segni per la variante 1, i segni di acqua, quindi pesci, cancro e scorpione. Prendiamo un ultimo segno e la Vergine, quindi qua i segni di terra sono davvero molto marcati, quindi c'è anche un po' il Toro, anche se in minima parte, in particolar modo Capricorno e Vergine per quanto riguarda i segni di terra. Va bene, variante 1, io vi ringrazio moltissimo per aver seguito il video, spero che questi interattivi vi piacciono, mi raccomando commentatemi, ditemi la vostra situazione, se corrisponde, che tipo di relazione avete, qualche dettaglio in più. Vi ricordo sempre che sono interattivi, quindi cercate di ascoltarli, guardarli con la mente aperta in modo tale da cogliere il messaggio se fa parte della vostra situazione, altrimenti lasciate correre, lasciate andare. Io vi mando un grossissimo abbraccio e vi ricordo che se mi volete contattare avete tutto sotto in descrizione nel video, quindi sia la mail che il numero per WhatsApp. E niente, io concluderei qui il video, che i tarocchi, anzi le carte, gli oracoli per questa sera ci hanno detto abbastanza. Vi mando un abbraccione grande, seguitemi anche su TikTok, Facebook, Instagram, basta che cerchiate Tai Tarot e esce il profilo. Va bene, una buona serata a tutti e passo adesso alla variante numero 2, quindi per coloro che hanno scelto questa carta, cioè relazioni delle vite passate, vi siete conosciuti in passato. Vediamo cosa emerge qui per coloro che hanno scelto questa carta. Io spero vediate l'oracolo, vado a spostare un po' le carte e vediamo per coloro che hanno scelto la variante 2. Allora, qui diciamo che abbiamo una persona per molti di voi che probabilmente ha una relazione già ufficiale, ha già un impegno, una promessa, si è preso delle responsabilità questa persona. Io direi qui che ci possono essere due tipi di varianti. Da una parte abbiamo una persona che effettivamente è già impegnata, dall'altra siete voi che insieme a questa persona vi state avvicinando a un impegno importante che può essere la convivenza, il matrimonio o anche un fidanzamento ufficiale. Allora, cosa emerge qui dalle carte? Allora, diciamo che nella prima variante dove la persona è impegnata
e voi siete l'amante, io vedo che qui questa persona vorrebbe avere questo nuovo inizio. Vorrebbe partire, crearsi una nuova famiglia, un nuovo nido, c'è il desiderio, c'è il semaforo verde, quindi la possibilità effettivamente di creare qualcosa di nuovo. Però al centro della stesa abbiamo questa separazione, che è un allontanamento estremamente doloroso, dovuto probabilmente al fatto che c'è questa relazione ufficiale. Ehm, quindi questa persona dice sì, io vorrei iniziare questo qualcosa di nuovo perché sto bene con la persona, con voi, insomma, vorrebbe dei figli, vorrebbe un nido, una famiglia, o forse lo volete voi, attenzione perché sono interattivi, quindi le energie si scambiano anche, però appunto c'è questo allontanamento, siamo costretti a stare separati perché? Perché qui c'è un sentirsi in dovere di una fedeltà nei confronti di questo rapporto ufficiale che vedo qui. Quindi è una persona che pensa a questo inizio, lo desidera, però non riesce probabilmente a fare una separazione, ad allontanarsi, anche se ci pensa, perché è proprio in centro alla stesa e è un pensiero quasi fisso, perché sa benissimo che se non c'è questa separazione, questo nuovo inizio non può partire. Però è anche un allontanamento da voi, questo perché? Perché probabilmente c'è questo rapporto di base e o voi vi siete allontanati o vi ha allontanato la persona o se n'è andata comunque. C'è un senso di responsabilità nei confronti di questa promessa che è stata fatta e quindi qui vedo un'altalenanza di pensieri perché questa persona pensa che sta illudendo voi e pensa anche di illudere un po' se stesso nel fatto che si possa effettivamente avere questo nuovo inizio. Per altri invece se state avendo una relazione ufficiale in questo momento o state comunque aumentando, diciamo, la responsabilità all'interno del rapporto, questo è un uomo che probabilmente teme una futura separazione. Ci pensa molto perché ha paura di illudersi del fatto che questo rapporto effettivamente possa realmente funzionare, realmente andare avanti. Diciamo che lo vedo un po' titubante nell'aspetto, nell'ufficializzazione del rapporto. Andiamo a vedere cosa emerge dall'oracolo del vorrei dirti che, per coloro che hanno scelto la variante 2. Allora, voglio un bambino con te. Quindi un uomo che piango spesso per te, e qui c'è l'allontanamento, però vi desidera questa persona, vuole avere una famiglia. Vediamo la variante 2 sempre. Non riesco a chiederti scusa. Ho bisogno di stare da solo. Ti prego, aspettami. E qui abbiamo mi sto innamorando di te. Quindi qui abbiamo una persona probabilmente che soffre molto la vostra distanza ed è costretto a tenervi alla larga per il motivo appunto che riguarda l'aspetto della promessa di questo matrimonio. Per la maggior parte di voi direi che c'è proprio questa relazione. Piange spesso per voi, vi desidera, vuole proprio qualcosa di serio. Questa persona vi considera la donna giusta perché vuole proprio un figlio, però dice ho bisogno di tempo, ti prego aspettami e ha bisogno anche di stare da solo per riflettere. Non riesco a chiederti scusa. Qui per alcuni di voi probabilmente addirittura vi è anche nascosta la presenza di questo matrimonio. Vediamo un po' i segni zodiacali. Qui abbiamo il leone, l'ariete, il segno del toro, il segno della bilancia, andiamo a prendere un altro,
e i segni di terra, quindi il Toro è riconfermato, ma abbiamo anche il Capricorno e la Vergine. Va bene, variante 2, io penso che gli oracoli questa sera ci abbiano detto a sufficienza. Vi ricordo che se volete un approfondimento, quindi un consulto privato, mi potete contattare via mail a tarot@gmail.com oppure anche via WhatsApp al 371 636 0228. Mi raccomando solo messaggi, perché naturalmente sto facendo consulti durante il giorno e onde evitare di perdere la concentrazione, voi scrivete, appena riesco rispondo. Io vi saluto, vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale e a attivare la campanellina e naturalmente commentatemi, ditemi se le stese hanno risuonato con voi. Io vi mando un abbraccio grossissimo e vi aspetto con i prossimi interattivi.